stiamo male, Pino, levati. Ho bisogno di scusa, figurati. Avanti. Piano. Seduti. Avanti. Per favore, scusa. Devi mettere. Sì. Seduti. Buongiorno Presidente. Angelo. Allora, l'estate è tempo di... Can I say something first? One quick. The reason why I call this is that I want to have an open forum, ask whatever questions you want. You know, I'm tired of some articles that I would deem to be, I guess, you know, written about, made up about whether it's coaches or how things operate. So let's have a pretty open question forum about how things work at Roma. And that's it. And I thank you for coming and good morning. Buongiorno, la ragione per cui ho voluto questa conferenza stampa stamattina è per darvi l'opportunità di fare qualsiasi tipo di domanda. Sono un po' stanco di alcuni articoli che ho letto, forse un po' fantasiosi circa l'allenatore, circa i metodi che usiamo, quindi cerchiamo di avere una sessione di domande aperte che riguardano Buongiorno. Dicevo, l'estate è il tempo di calciomercato per i tifosi, è il tempo di speranze, di sogni. Volevo chiederle che estate sarà per i tifosi della Roma. Dicevo, adesso periodo di calciomercato per i tifosi è periodo appunto di speranze, di sogni, e volevo sapere che estate sarà per i tifosi della Roma. Well, as you know, we're working on the transfer market today. We're not going to tell everybody in the world what we're doing while we're doing it. We've got for sure a couple of players that will be leaving. We know where we need to work on in positions. I think everybody is probably here knows that 3 or 4 positions we need to strengthen. One of the things that hurt us last year was not having Kevin and Leo, who were extremely strong players for us. But ex that, I think you'll see probably 4 or 5 new players and a few players leaving, and we're working on a couple of things right now. Sì, sapete che questa appunto è la sessione di mercato, non vi diremo tutte le nostre operazioni, non sarò qui a divulgarle. Sappiamo che probabilmente un paio di giocatori andranno via, sappiamo comunque cosa fare, sappiamo che abbiamo bisogno di 3-4 innesti. L'anno scorso abbiamo sofferto appunto della mancanza, del fatto che non fossero con noi Kevin Strootman e Leo Castan, che sono 2 giocatori estremamente forti, quindi quest'anno abbiamo bisogno di 4
5 giocatori nuovi, mentre qualcuno partirà. Siamo alla luce. Buongiorno Presidente. Volevo chiederle questo, dopo i 17 punti di distacco sia lo scorso anno che quest'anno dalla Juventus, se la prossima stagione la Roma ritiene possa colmare questo gap dalla Juventus e se sarà riscattato Nainggolan, non si è fiducioso per il riscatto di Nainggolan. In terms of Nainggolan, we're certainly working every single day, and we want him to stay with the team. He wants to stay, and we're doing everything to keep him. In terms of Juventus, I think the second half of our year was a tough one. I think there's a number of reasons for it, and I think it was more that from a training issue and an injury issue than anything else. If I look at the 13 ties, I think at least half of those actually, if the team was in better shape and less injuries, wins, and we're right there. I don't think that's a big distance. It turned out to be a big distance, but I don't think there's a big difference at the end of the day when we're healthy between Juventus and us. And they had a great year. I was actually, I'm sure Roma fans might not be happy about this, but it was nice to see Juventus in the Champions League final at the end of the day. It helps Italian football a lot. It actually makes teams like us and a few others look better in the eyes of the world in European football at how well we can play. Per quanto riguarda Nainggolan, stiamo lavorando ogni giorno affinché resti, perché anche lui vuole restare, quindi stiamo facendo tutto il possibile. Per quanto riguarda il distacco con la Juventus, noi abbiamo avuto una seconda parte della stagione particolarmente difficile per diverse ragioni, vedi magari questioni di allenamento e di infortuni. Abbiamo pareggiato 13 volte e la metà di questi pareggi, se fossimo stati più in forma fisicamente, probabilmente sarebbero state vittorie. E non credo che sia poi così grande il distacco con la Juventus. Loro hanno avuto una grande annata e magari non tutti i tifosi della Roma saranno contenti, ma penso che è stata una cosa positiva vedere la Juventus in finale di Champions League, perché è un'ultima cosa per il calcio italiano agli occhi del mondo. Buongiorno Presidente, è più difficile vincere lo scudetto o fare lo stadio? Good question. Well, let's start with the stadium. So far, as I said yesterday, I think the process has actually gone well so far, and we expect that, all things being equal, we're going to be ready to put the shovels in the ground. In terms of the Scudetto, I think if we're a healthy team, I think if we get the players that we're looking at in the transfer market, I think with the changes we've already made on the training side and performance side, and what we're doing, a whole bunch of other initiatives associated with that, I think the team's going to be in the best shape they've ever been, and I think next year they'll compete for the Scudetto. I think they were doing that up until the mid-year point, and as I said, injuries and other issues like that hurt us a lot, but I'm not sure one is more difficult than the other. I'd like to see both of them. Ottima domanda. Per quanto riguarda lo stadio, mi rivolgo a quello che ho detto ieri, tutto sta procedendo per il meglio e vorremmo iniziare la costruzione al più presto. Per quanto riguarda lo scudetto, se i giocatori sono in forma, se dovessimo riuscire a prendere i giocatori che stiamo seguendo, visto appunto tutto
credo che sia possibile, anche visti i diversi metodi di allenamento e di performance, le varie iniziative che stiamo prendendo. Penso che ad esempio l'anno scorso siamo stati competitivi fino a metà stagione, quindi insomma entrambe le cose sono auspicabili, vorrei sia lo scudetto che costruire il nuovo stadio. Buongiorno Presidente, secondo lei qual è il reparto che deve rafforzarsi di più nella Roma? I think in the midfield, I think when we're all healthy, I think we have as good a midfield as there is in most of European football. Defensively, it certainly hurt that Castan wasn't there. I think it would have helped everybody on defense, not just his position solely. Manola's coming in, had a good year, but I think he actually would have even a better year in next year with Leo coming back. And thank God the doctors gave him the green light last week. Couldn't be better news for him and his family, and secondarily us. I think we definitely need to score more. I think that's been one of the issues, and we know that we need to figure out something in the striker position, as an example. So I think last year, I think our attack, if anything, our sustained attack was an issue. There were flashes of brilliance during the year. An example, the first game against Moscow, but also when we were down 1-0 against Juventus and we were down a man in the last 30 minutes, we had them completely on their heels when we were attacking. And the only way you can consistently attack for 90 minutes is that you have to be in great shape, and I'll go back to that's a big issue for me on what happened last year. Not putting any blame on anybody, it's all of us collectively on that, on the performance side, but you can be damn sure that we've made major changes, and it's a very collaborative effort going forward, and that's already started 2 weeks ago. We should probably show you pictures of the changes going on in Trigoria in the practice facility already. But net, I think that offensively we just got to score more, and that's just the ability to attack, sustain 90 minutes if we have to. Sicuramente il nostro centrocampo, quando è in buona forma fisica, è secondo me uno dei migliori d'Europa. Per quanto riguarda la difesa, l'assenza di Castan è stata, come ho detto prima, un fattore estremamente negativo, avrebbe aiutato tutto il reparto, anche Manolas, che ha avuto una grande stagione, avrebbe beneficiato della presenza di Castan. Comunque Castan appunto ci sarà l'anno prossimo, ha avuto l'idoneità proprio la settimana scorsa, questa è una fantastica notizia. Fondamentalmente occorre segnare di più, e per questo sarà necessario anche considerare il discorso centravanti. L'anno scorso l'attacco magari ha avuto qualche problema, ha avuto delle fasi particolarmente brillanti, abbiamo visto per esempio la partita col CSKA o anche la partita contro la Juventus, quando eravamo sotto di un gol e in 10 uomini abbiamo continuato a mettere sotto pressione. Attaccare per 90 minuti richiede un'ottima forma fisica, quindi la questione qui è effettivamente la condizione fisica. Non sto dando la colpa a nessuno, per carità, ma l'anno prossimo ci saranno dei cambiamenti, anzi sono già in atto, potrei anche farvi vedere alcune immagini di Trigoria per farvi capire che genere di cambiamenti sono in atto. Comunque di base sì, bisogna segnare. Buongiorno, nell'NBA c'è una regola abbastanza semplice, che è quella della luxury tax per chi sfora con il monte ingaggi. Invece nel calcio europeo c'è il financial fair play, che mi sembra abbastanza difficile da comprendere. Io leggo di squadre che hanno debiti
molto maggiori della Roma che continuano a comprare o comunque sono in attesa di giocatori da 50-100 milioni. Lei questo financial fair play lo ritiene davvero una regola ben scritta, ben fatta, o in qualche modo la concorrenza non è equa, non è giusta? I'm honestly trying to figure it out. I actually, if you take us in financial fair play, I find it hard pressed, and I found it hard to understand when we were in Switzerland and gave the presentation, and then when they came and spent time at our offices. I'll continue to say that I think that Roma should have been the poster boy for financial fair play. We inherited significant losses. That's easily to show. And in a couple of years, we went to a profit position, and we run it at a very slight profit, very, very slight. So it would be nice if you don't go out and say that we have a profit and we're not spending it on players. We are spending it on players, and we had long discussions on this afterwards, and we're surprised that we got any penalty at all. In terms of other teams, I'm wondering that myself when I see some of the purchases that are supposedly going on and the amounts of money being paid. When I look at some of the balance sheets and I look at the revenues of other teams, I guess we're just going to have to wait this out and see what happens with other teams. But I agree with you. I'm kind of surprised at some of the things going on in the transfer market. Sto cercando di capire anch'io come funziona questo financial fair play, un po' difficile da capire. Qualche tempo fa in Svizzera ho fatto presentazione, l'incontro con l'UEFA, e io penso che la Roma sia un esempio da seguire per quanto riguarda il financial fair play. Abbiamo ereditato grossi debiti, questo è comprovato. In un paio d'anni siamo passati a una situazione di leggero avanzo, sottolineo leggero, non andate in giro a dire adesso che abbiamo grossi introiti e non li spendiamo per i giocatori. Abbiamo parlato quindi a lungo con i commissari dell'UEFA e siamo sorpresi della loro decisione, della loro ammunizione. Anch'io mi chiedo, guardando le altre squadre, come se la cavano, visti gli ingaggi, visti gli introiti. Comunque dovremo aspettare e vedere che succede. Comunque sono d'accordo con lei per quanto riguarda quello che ha detto su questo financial fair play e il mercato. Buongiorno. Lei ha fatto il nome di un... ha confessato in pratica che la Roma stia cercando un grande attaccante, ecco, però la Roma è ancora sotto la lente del fair play finanziario, anzi quest'anno ci sono delle restrizioni. È troppo presto per i tifosi per sognare giocatori come Higuaín, come Dzeko, questi grandi centravanti che hanno grandi stipendi? Grazie. Andrea. No. Avanti. No, not an issue. Andrea. Buongiorno, eccomi. Ieri c'è stato questo incontro con Rudy Garcia. Io torno a quello che lei anche ci aveva detto in passato, che Rudy Garcia sarebbe stato il Ferguson della Roma. Allora le chiedo,
è ancora convinta di questa tesi e esattamente che cosa vuol dire Rudy Garcia Ferguson della Roma. Sure. Rudy and I had a meeting before he took off today for a couple of days of well-deserved vacation. Yesterday, I think some of you were outside. In fact, I think a bunch of you were outside. And great meeting, on the same page across the board. Recapped the season. I gave him my thoughts. He gave me his thoughts on it. And as I said, we are on pretty much exactly the same page across the board. Most of the conversation was after the recap of me asking him, what do you need to make the whole organization better? And I think hopefully not surprisingly, we actually were doing some of the things anyways. In fact, we were doing all of the things we talked about and started doing. When I said that about Alex Ferguson, you look at Alex Ferguson's career, and it was a spectacular body of work. No one can argue that, and I'd like to see the same thing with Rudy. Rudy is 100% on board of what we're doing. Rudy even said, well, given when the stadium's open, can I have an extension? So, I mean, we've got no issues. I've never spoken to another coach or another team about bringing in another coach. I think, look, Rudy's first 2 years, he's probably had more wins than I think any other coach in their first 2 years here. I might be wrong on that, but I think that's the case. I think Rudy's first 2 years to be in Champions League, I think is a hell of a, is a hell of a thing for us. I think, as Rudy said yesterday, we learned a lot from this past Champions League and the experience, and he feels we'll be better served for next year's Champions League games. I'm very happy with Rudy. I think he can be the coach for a long period of time if that's what he wants, and we want him. And right now, that's what he wants. He's very, very excited to get going. He knows what we've been adding already in terms of helping him from the training side. This allows him to spend much more time on coaching, strategy, working on sets, practices, film, data, all of the things that we want him to focus on, and have all of the other things that just make his team better, here. That's the way the place works. There is no, I wish I had a chalkboard up here to show you. There isn't like Alex Zeker's coming in, Morrow's this, Walter Sabatini that, Garcia this, taking away power from this person and that power. That's not the way we operate. You might not be used to it here actually in Rome or in Italy, but we actually work and make decisions as a team. It's more as a circle than it is all these boxes and wondering about who has the most power this week or who's going to have the most power next week. That's not the way we built this operation, and you have to please get it in your heads that we are really working as a team. And it's not a 1 month, 2 month, 1 year, 2 year project. It takes time. I've only been president, luckily enough, to be president of Roma for 3 years. It'll be 3 years this July. The first year, first 6 months certainly, I just started analyzing the operations. Italo only came in 2.5 years ago. Morrow only came in 2 years ago. Some of the other changes we've been making have only been in the last year or so. We're going to continually try and improve. But,
I really wish you would just look at us as we're a circle, we're a team, we don't have power struggles. That's just not the way the place is going to operate. Sorry. Ieri ho incontrato Garcia prima delle sue meritate vacanze, molti di voi erano lì. E abbiamo avuto uno scambio di pensieri, di opinioni, abbiamo ricapitolato la stagione passata e siamo assolutamente sulla stessa linea. Siamo convinti che vanno attuati alcuni cambiamenti, alcuni appunto sono già in atto a livello organizzativo. Quando parlo di Ferguson parlavo appunto della sua straordinaria carriera e vorrei che Rudy avesse la stessa carriera e vorrei che restasse con noi, Rudy appunto è al 100% con noi, e ha detto anche che vorrebbe che una volta che viene aperto un nuovo stadio vorrebbe un prolungamento del contratto. Io non ho mai parlato di altri allenatori. Se vediamo i suoi primi 2 anni penso che nessun altro allenatore abbia vinto così tanto, forse mi sbaglio, non lo so, però nessun altro allenatore ha vinto così tanto, ci ha portato in Champions League, ci saremo di nuovo quest'anno, ha detto che abbiamo imparato molto dalla Champions League passata e io spero quindi che Rudy resti con noi per molto tempo, se anche questo è quello che vuole lui, sicuramente è quello che vogliamo noi. Lui comunque non vede l'ora di ripartire, sa che lo stiamo aiutando molto a livello di allenamento, preparazione fisica, in modo tale che lui possa concentrarsi più sulle strategie, sulla formazione, sulle tattiche e migliorare così la squadra. Questo è il nostro modo di lavorare, questa è l'organizzazione. Non si tratta di una lotta di potere, non vogliamo levare competenza a una persona piuttosto che un'altra, questo è un lavoro di squadra, vorrei che questo lo capiste, e non si tratta di un lavoro di un paio di mesi, di un paio d'anni, ci vuole molto tempo. Io sono diventato presidente 3 anni fa, a luglio, quasi 3 anni fa, e i primi 6 mesi li ho passati analizzando, studiando la situazione, Italia è con noi da 2 anni e mezzo, e quindi stiamo lavorando insieme con una squadra, non ci sono lotte di potere, questo è importante. Buongiorno Presidente, eccomi. Volevo chiederle, lei è un uomo che viene insomma sostanzialmente dal mondo finanziario, volevo sapere che idea si era fatto dell'operazione che è stata fatta intorno al Milan da parte di Berlusconi, insomma c'è il passaggio di una quota di minoranza del 47-48% per quasi 500 milioni di euro. Agnelli ha parlato insomma di cifre che non si spiega in maniera così chiara. Ecco, volevo sapere da parte sua qual era il suo punto di vista e se teme che questo tipo di operazione possa poi creare per la Roma, tra virgolette, l'ingresso di un nuovo avversario a livello della Juventus in futuro. Ecco. Grazie. First of all, I think anybody who comes in that can help strengthen the league, it's better for all of us. We just have to do the things on the pitch and in the management side versus the financial side, I think, better than other teams, and that's what we're striving for. But I think the more strong teams in Italy, it's better. Just let's look at what the EPL has done in the last 10 years, and a lot of that has to do with not just teams, but it really has to do with the federations, et cetera, on those types of things.
So in terms of Milan, it's not a done deal. It actually makes us more valuable and gives us more flexibility if that is the case. For what Milan is selling, I think we've got something substantially different than Milan at the end of the day, which makes us much more valuable. And I don't mean valuable in terms of, oh, Pallotta's going to sell. I'm talking about just that makes us more valuable around the world for our marketing, our sponsorships, all the other things to increase revenues for the team that ends up getting plowed back into the team. But I'll go back to, we have something much more valuable than Milan does. We have Rome. And I'll continue to say that Rome is the best city in the world. And if Milan's going to be worth that over time or in the short run, then I think Rome's worth substantially more. In terms of Juventus, the comment on that, I have no idea. My assumption is that that they're doing things the right way, and until someone shows something otherwise, that's the way I'm going to accept it. That they are doing things the right way. So that's about all I can say on that. Chiunque arrivi a rinforzare, a migliorare la Serie A porta qualcosa di sicuramente positivo. Noi ci concentriamo maggiormente sul campo, sull'aspetto manageriale e sulla finanza, sull'aspetto finanziario che per ora ha il primo posto. Però credo sia sicuramente una cosa positiva avere squadre forti in Italia. Non so bene adesso come sia andata questa operazione con il Milan, però qualunque cosa sia stata fatta a noi in qualche modo dà una maggiore flessibilità, se vogliamo. Noi siamo diversi dal Milan, abbiamo un maggior valore, e adesso non dite che sto dicendo questo perché Pallotta vuole vendere, abbiamo un maggior valore a livello di marketing, a livello di introiti, a livello mondiale. Abbiamo un enorme beneficio, un enorme vantaggio, un enorme valore che è Roma, la città di Roma, la migliore città del mondo, secondo me. Per quanto riguarda la Juventus, non so esattamente come sono andate le cose lì, comunque chiaramente stanno facendo bene, questo è sotto gli occhi di tutti e bisogna accettarlo. Io approfitto della sua pazienza e le domande gliene faccio più o meno tre, anche se sono una soltanto di fatto. Io volevo chiederle come mai la Roma è senza un main sponsor da 715 giorni e quando e come ha intenzione di provvedere a questa deficit, diciamo, perché ha firmato un accordo decennale con la Nike più o meno alla metà di quanto incassava precedentemente dalla K e così dato statistico più o meno alla metà di quanto incasserà il Napoli, un club che più o meno ha lo stesso valore commerciale della Roma. E visto che si è parlato di un gap tecnico, io invece vorrei portare il discorso sulla parte finanziaria e chiedo in che modo la Roma pensa di colmare nel breve il gap a livello di fatturati con la Juventus, visto che la Juventus fattura più o meno 120-125 milioni più della Roma. Grazie. In terms of the shirt sponsorship, we have an awful lot of interest. Coming in Champions League again the second year helps an awful lot. I think we made a mistake, frankly, when we first went out to get a sponsor with
for the shirt, and it wasn't the amount of money that we're asking for. It has to do that I think the original thought from the outside agency was to tie it to a stadium deal where someone would have a shirt for 3 years or 4 years and then roll that into a stadium deal and naming rights. And that's the way it was going out at first, and we disagreed with that really only in the last 6 months or so, and have had to make some changes on that. You know, frankly, I think most people probably never believed that we would get to where we are with the stadium today, and that we'll be hopefully breaking ground by the end of this year with it. So trying to tie one into the other was a mistake. Per quanto riguarda lo sponsor, abbiamo sono diverse parti interessate, ha fatto sicuramente bene raggiungere di nuovo la Champions League. È stato fatto un errore per quanto riguarda la maglia, perché all'inizio si pensava di in qualche modo abbinarla all'accordo per lo stadio e il nome, e questa era l'idea iniziale, poi si è rivelata non azzeccata e stiamo cambiando le cose. Lo stadio appunto, tuttavia penso che nessuno avrebbe pensato che saremmo stati già a questo punto con lo stadio oggi, che probabilmente inizierà la fase di costruzione quest'anno. Comunque l'idea di abbinare appunto la maglia allo stadio forse è stata... The second one on Nike is a spectacular question, you know, we know over a longer period of time that the Nike deal could be substantial and substantially higher than others. In the short run, we're not happy with the amount of production that Nike is putting out there. There are plenty of times where I get emails and phone calls from people that they can't get the equipment that they want from around the world. So at the end of the day, Nike has to get their ass in gear and start producing more, because we've got substantial demand around the world, substantial demand on equipment. So right now it's in Nike's court to produce more, and we're having discussions with them to produce more, substantially more. And we think the demand last year was, based on our analysis, at least 150% more minimum on what was sold in shirts. So I'm sure Nike's not going to be happy to hear this, but they got to get it going if we're going to have a long-term good relationship with them. And right now they're producing spectacular kits, but now we have to sell them, and we've got to get better distribution out there. And then in terms of the Juventus piece, yeah, I think we can absolutely close that gap. I think we have, in the next, let's say, 6 to 9 months, maybe the next year, we have a number of initiatives of other things in terms of merchandising that we think are going to be substantial. We have a number of items in terms of content that I think we're going to get paid for around the world in terms of media production. I think that at the end of the day, we've got to get the stadium. And when we get that stadium, there's no question in my mind that our revenue number, our turnover, is going to be higher than any team in Italy. There's just no doubt with what we have in terms of the curation and the number of events. Come, perché lui decide la strategia del gioco, quindi il suo parere per quanto riguarda i giocatori è importante, così come il parere anche di altre persone. E quindi sì, anche lui fa parte di questo processo. Ripeto, per quello che ha detto sulla Juve si è semplicemente espresso male. And by the way, in the short run, as was stated earlier, Juve does have more turnover, and will, when we have the stadium, I think have substantially more. And for the record,
Walter's favorite musician is Bob Dylan. Velocemente, sì, effettivamente a breve termine la Juve ha un fatturato maggiore, noi contiamo di superarlo con la costruzione dello stadio. Velocemente il cantante preferito di Walter Sabatini è Bob Dylan, la mattina stavo ascoltando Buongiorno Presidente, volevo sapere, la politica di comprare tanti giovani talentuosi fino a questo momento ha fatto spendere parecchie risorse alla Roma. Volevo chiedere se anche per avvicinare la conquista di qualche titolo, se cambierà un po' questa strategia, acquistando magari giocatori un po' più esperti, magari anche su richiesta dell'allenatore, e quindi insomma se cambierà questa strategia. È ripartita. Se te lo memorizza, dopo un po' te lo memorizza. Ma fa 3 cose. Può essere che dopo un po' te lo memorizza. A 40? Cosa facevi? A 45. Può essere che arrivato a un certo punto te lo autosalva e ti fa più fire. Non lo so. I don't think that makes sense at all. I think that Walter has done a great job of buying young talent. Some of our players this year, our young players, actually had a substantial amount of nagging injuries. A number of our players, and I think over time we've shown that we can buy young players and they're extremely valuable. I'm not sure your definition of what young is, if you think it's 18 or 19 or even 22 or 23, but if you look at Kevin Strootman, I consider that was a young purchase. If you look at Pjanic, that's a young purchase. If you look at Marquinhos and what we did, 18, 19-year-old who played, was great for the team and was valuable to us in the transfer market. I think we have a substantial amount of cases where the policy of young players works for us. So I think you have to take it every player on an individual case as well as how he fits into a team. And credo che questo non abbia molto senso. Walter Sabatini ha fatto un ottimo lavoro scoprendo grandi talenti. Alcuni dei nostri giovani talenti quest'anno purtroppo ha subito degli infortuni fastidiosi, ma abbiamo visto che siamo stati in grado di comprare giovani di valore. Poi non so bene cosa si intende per giovani, 18, 19, 22 anni. Kevin Strootman era un giocatore giovane quando è stato comprato, lo stesso vale per Pjanic, lo stesso vale per Marquinhos, 18-19 anni, che poi abbiamo venuto bene e ci ha aiutato molto nel mercato. Ci sono diversi casi in cui abbiamo visto che questa politica di puntare sui giovani è ovviamente molto positiva e funziona bene. Poi ci sono, ogni caso fa storia a sé, ci sono dei singoli casi che vanno magari diversamente. thank you, have a good summer. Marco, Guido, scusa. Esco fuori, posso fare le tue? Sì. Scusami. Ok, arriviamo. Fuori, rientri lì a destra e ne vai vai a destra.
Fatemi mandare questo pezzo, per favore. Grazie, ho lasciato lo spazio per passare, grazie.